Buongiorno, abbiamo dormito tipo 12 ore, Monster, più o meno. Mamma mia. Eravamo distrutti dal freddo di ieri. Adesso abbiamo già preso il caffè in camera, che lo fa sempre il mostrino la mattina, e siamo pronti per iniziare questa giornata in cui vi faremo vedere i Pirenei aragonesi. Mi giro di qua a farvele vedere, perché adesso le facciamo anche a piedi, che il mostrino ha avuto quest'idea che mi sembra Più che ce le godiamo. Queste sono le grotte du Mas d'Azil. Qui ovviamente era abitato in antichità dai preistorici, che hanno dato il nome poi alla civiltà di questa zona, che si chiama l'Azilian, più o meno le pronunce. È l'unica grotta d'Europa attraversata da una strada. La volta che vedete alle mie spalle è 51 metri per 48 ed è una roba stupenda da fare in macchina o in moto, ma è bellissimo. Si possono anche fare delle visite al museo preistorico, che però vanno prenotate obbligatoriamente per tempo, e noi quando siamo in moto non riusciamo ad avere degli orari prestabiliti, rischiamo di saltare, c'è da pagare prima, quindi abbiamo lasciato stare. Però se volete, in descrizione vi lascio il sito con tutte le informazioni. All'interno di questa grotta, durante la seconda guerra mondiale, volevano posizionare una fabbrica di aerei militari, se la mia memoria non mi inganna. Fortunatamente non l'hanno fatto, perché altrimenti avrebbero ovviamente rovinato questa meraviglia della natura. Mi viene sempre da pensare che in questi posti prima di noi chissà che razza di vicissitudini, guerre, lotte con animali che entravano casomai dalla grotta, chissà Dio. Stavamo per ripartire, cosa è successo? Siamo rimasti a piedi col tam tam, non si accende più, ma abbiamo il piano B, per fortuna, cioè per fortuna, perché il Monster ci aveva pensato anni fa. Questa non è fortuna, si chiama testa. Il
mio telefono, l'ho già impostato e non avendo chissà quanti giga ho dopo staccato il internet e ho messo solo il GPS, perché lui dopo finché non lo fermate va avanti comunque. Quando le giornate partono bene, partono bene. Siamo già a mezzogiorno suonato. Ci credete che non c'è un posto dove mangiare neanche nei paesi? Il Monster siamo passati e ha trovato la pagoda. Sì, perché quando vedo che le città sono vuote vuol dire che la gente mangia a casa sua, non mangia qua al ristorante, quindi vuol dire che non è aperto tanto come mentalità al turista e preferisco andare sul cinese. Anche perché noi comunque siamo fuori così al freddo in moto, non è che possiamo prendere qualcosa al supermercato e metterci al riparo in macchina. Il tempo è sempre quello e quindi niente, il cinese che non ve lo facciamo vedere, però fra un attimo vi diciamo se era decente. Monster al ristorante cinese abbiamo speso 47 euro. Il nostro ristorante cinese in Italia è leggermente diverso, qua hanno un pelino meno cose. Il gelato fritto gliel'ho chiesto, non ce l'avevano e non avevano neanche la zuppa aggroppicata, non mi sembra di aver visto neanche i gnocchi di riso. Adesso è incominciato anche a piovere, ci mancava oggi questo tocco così umido, ma abbiamo ancora 2 passi di montagna da fare per poi arrivare al paese di stasera che è Pau. Quindi adesso ripartiamo in moto tutti quanti insieme. C'è scritto che è il parcheggio della transumanza quello. Mai visto una roba così? Ci fermiamo a prendere qualcosa di caldo, ragazzi, che è un freddino importante. In posti come questi è bene non entrare. È bene non entrare, hanno le stesse cifre come se fossero in pieno centro a Parigi e non hanno praticamente nulla, sembrano un po' improvvisati, non hanno la toilette, non hanno niente di niente. Quello c'è un cane puzzolente, però sei bellissimo. Oh, amore bello, ciao! Anche perché il cane da pastore ha senso, perché sapete, chi ha la nostra età, che questi sono i posti di Belle Sebastien comunque, quindi da me e dal Tato adesso io devo andare a cercare una toilette!
persona entusiasta. Ah, non vedevo l'ora, c'è la nebbia, c'è le margherite, C'è il sole. c'è il sole, le mie mani grigie. Wow, bello. Meno male che sta venendo fuori il sole, perché sennò diventa un po' sgodevole venire su di qua. Poi con tutti questi tornanti, che era bello vederli fatti in moto con l'asciutto, è un peccato. Sì, perché sono molto belli i panorami, è molto bella la strada per i motociclisti, poi io me l'ero segnata. Video. Per YouTube, che ci sono YouTube. l'Italia. Benvenuto, noi in amore, nunca se scusa. Si sono fuori, ma fuori. Tutti gli occhiali di traversa, comunque mi piacciono queste interazioni. Adesso dal Col de Mente andiamo verso insomma verso l'albergo, e vi facciamo però vedere un altro po' di Pirenei, naturalmente. Ragazzi, siamo arrivati a Pau o non so come si pronuncia. Questa è la stanza dell'albergo, è comunque strapulito, un 2 stelle, è costato poco, neanche 70 euro a notte, senza la colazione ovviamente. Comunque qua c'è la scrivania, è tutto insonorizzatissimo, il letto che abbiamo già infestato. Sei presentabile, sì. Vado in bagno, qua c'è già il mostrino che ha fatto le necessità, la doccia con il coso, dico beh c'è il bidet, dico ok, fantastico il bidet, ma il water, allora il water, venite con me, seguitemi. L'hanno fatta alla francese proprio, cioè nella stanzina apposta, perché sappiatelo che in Francia il water è sempre per i fatti suoi. Poi qui c'è anche l'armadio finalmente, con che possiamo appoggiare due cose. A questo punto noi ci rinfreschiamo un attimo, ci facciamo una doccia rovente perché oggi abbiamo preso veramente tanto freddo, e poi direi che andiamo a mangiare qualcosina in centro, vediamo che cosa troviamo. Spererei di non fare di nuovo il cinese, adesso vediamo che cosa succede. Dopo attentissima valutazione siamo finiti all'indiano, perché molti ristoranti qua sono aperti solo a mezzogiorno, quelli aperti alla sera ce ne sono di quelli che svegliano dei 40-50 euro a testa, che non avevo voglia. In più questo qui almeno è vicino anche all'albergo, siamo venuti a piedi e avevamo bisogno di camminare un po'. In sostanza ci è andata meglio di quando abbiamo fatto le gole in Austria, che abbiamo mangiato il panino sulla panchina. Non benissimo, ma meglio. E quindi niente, indiano, a mezzogiorno il cinese, la cena indiano. Che profumo! Stra croccante. Questo è buono, molto. È leggermente dolcino, come se fosse una ma che cos'è? No, questo è strepitoso. È tutto buonissimo, ragazzi, è una roba più buona di quell'altra. Adesso questo qua ce lo litighiamo sicuro. Questo è il ristorante indiano più buono che ho sentito negli ultimi anni. Già. Abbiamo preso anche del naan. L'unico problema è che qui ristoranti come questo che danno in Italia costano relativamente poco. Questi sono cari, però vi giuro che fino ad adesso ci siamo leccati dietro delle orecchie, ragazzi. Se prendete spunto dal nostro viaggio e fate i posti dove siamo noi anche a dormire tutto, qua ci dovete venire perché è una roba fantastica. Così a grossellini dici ai nostri amici che cosa abbiamo preso. No, allora, quella serve perché
che l'acqua in bottiglia non si beve, sa di cloro, ma è l'unica pecca. Abbiamo preso l'agnello vindalluccio piccante, il palak paneer che sono gli spinaci con il paneer che è questo formaggio di latte fresco che loro fanno cagliato fresco, e il manzo masala, quindi con le spezie in pratica, che viene accompagnato con una montagna di riso, così tirate su ovviamente tutti i sughetti. Non volevamo in realtà fare il video stasera di questa cena ma mettervi solo 2 boiate, ma francamente merita tantissimo. Questo qui, se ci credete, mangiare del burro è la stessa cosa. Lui qua in cucina è un manico, una roba eccezionale. Il Monster prende sulla ciotolina direttamente, stai lì. Sì, è che stiamo qua a giocare, pimpiniamo. Questo qui dovrebbe essere agnello con tutto il suo sughettino e io già inizio a sbavare. Abbiamo i tocchi di patate che addensano il tutto, che danno un po' di corpo. Questo è super tenero e si scioglie in bocca. Io dopo questo qui in cucina lo vado a baciare. Dobbiamo fare la chiusura, ragazzi. Abbiamo speso 60 euro. Buonanotte a tutti, perché io ho un'autonomia ancora di 2 minuti e non so cosa vi sto dicendo. Ricordate l'iscrizione al canale per vedere se siamo sopravvissuti alla giornata. Al prossimo video. Ciao!